E quando è il Napoli che deve vendere, le cifre sono troppo care. Così ha detto Dieter Nunes del Bayern Monaco alla richiesta di De Laurentiis di 180 milioni, e poi bisogna sempre vedere se ne ha chiesti 180 o 150. Però a detta del Bayern, dirigenza Bayern, di Dieter Nunes in particolare, le richieste del Napoli sono troppo alte. Ragazzi, se volete comprare, queste sono le cifre. Non volete spendere questa cifra? Non comprate, andate altrove. Ci sono tanti attaccanti meno costosi che forse vi possono rendere anche come Osimhen. Nessuno lo mette in dubbio. Però ogni qualvolta che il Napoli o una società diciamo meno tutelata dalla stampa italiana e anche nel resto d'Europa, è sempre un problema, è sempre la cifra è troppo alta, avete perso la testa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo video comincia così perché volevo fare un'analisi per quanto riguarda i colpi di mercato e tutto il clamore che poi un colpo di mercato può scatenare. Perché secondo me, se ci atteniamo alle caratteristiche dei calciatori, al motivo per cui vengono comprati in relazione al modulo dove vanno a giocare, eccetera, eccetera, le considerazioni da fare sono non diverse, ma vanno argomentate diversamente. Ne parliamo in questo video, ragazzi. Come sempre, se volete, iscrivetevi al canale, un bel like a questo video e fatemi sapere la vostra nei commenti, perché non c'è niente di più costruttivo che discorrerne con voi e scambiarci opinioni discordanti o meno. È sempre un piacere. Partiamo. Abbiamo detto Osimhen è troppo caro per il Bayern, andate a comprare altrove, a noi non ci interessa. Esaminiamo per esempio la situazione, vogliamo esaminare la situazione Juve con il clamore che ha scatenato la presentazione di Giuntoli. Va bene, è stato presentato come un colpo alla Messi. Ci sta perché, l'ho detto già nel video che ho fatto stamattina, ci sta per la situazione nella quale si trova la Juve adesso. Serviva comunque un colpo alla Giuntoli per poter riorganizzare lavorativamente e trovare un filo logico per quanto riguarda poi la programmazione della Juve che sarà. Giuntoli era un colpo da fare, hanno fatto bene, sicuramente, però sono due ambienti diversi, sono due metodi di lavorare diversi. Vedremo poi se Giuntoli si adeguerà o la Juve si adeguerà a Giuntoli, perché se la Juve si adegua a Giuntoli, allora qualcosa di buono possono anche fare, ma se devono far adeguare il direttore sportivo al metodo Juve, forse va in contrasto con qualcosa e con qualcuno. Detto questo, ci sono dei colpi che non vengono per niente analizzati come dei flop, anzi vengono fatti passare come grandissime operazioni di mercato, come quella di Brozovic. Non mi riferisco ovviamente ai tifosi dell'Inter seri che hanno tranquillamente capito ed esaminato la situazione, che Brozovic a 18 milioni è stata una perdita, almeno per quanto mi riguarda, per caratteristiche del calciatore e per quanto può valere un giocatore come Brozovic, almeno di 10 milioni. Per me Brozovic siamo sotto ai tra 25 e 30 milioni per caratteristiche, per ciò che ti può dare in campo, per la capacità di essere un regista che nella squadra di Inzaghi, attenzione, col centrocampo che si andrà a creare, non trovo ancora il sostituto naturale di Brozovic, e infatti mi collego a questo con l'acquisto di Frattesi. Va benissimo, un grande colpo Frattesi preso con 25 milioni più la contropartita valutata 8 milioni, un totale di 33 milioni. Grandissimo colpo. Però Frattesi è il sostituto naturale di Brozovic per caratteristiche? Secondo me no. Poi se vogliamo farlo passare per il sostituto naturale di Brozovic, allora io devo smettere di guardare le partite, perché statistiche alla mano, Frattesi è più un incontrista, è più inserimento,
e più fisicità a centrocampo, sicuramente calciatore dalle grandissime qualità che nessuno mette in dubbio, ovviamente, perché sarei un bugiardo a dire che Frattesi è un calciatore scarso. Però se un anno fa o pochi mesi fa si parlava di Brozovic all'Inter, che era un tassello fondamentale per il gioco di Inzaghi, adesso da svenduto e con Frattesi che non ne ha le stesse caratteristiche, io qualche domandina tattica me la farei, perché poi devi trovare la stessa capacità di dettare i tempi di Brozovic, e secondo me né Barella né Çalhanoğlu né Frattesi hanno questa caratteristica. Che Çalhanoğlu è più un centrocampista alla Zielinski, Barella fa più o meno la stessa cosa dall'altra parte. Dovresti mettere Frattesi a dettare i tempi, cosa che faceva Brozovic, non lo so. Poi vedremo, il campo darà le sentenze e forse sarò smentito da agosto in avanti, per amor di Dio. Io sono solo qui a dire la mia, perché bisogna secondo me far passare i colpi di mercato per quelli che sono. La stessa cosa, sono stati presi UEA e Thuram, sicuramente profili interessanti in vista futura, però poi farli passare come grandi acquisti me non ci sto, per numeri, per prestazioni, per attitudine europea, che forse è ancora un po' diciamo acerba, perché comunque sono calciatori che comunque stanno uscendo adesso. Non voglio parlare di questa cosa, sì, sono il figlio di Thuram, sì, sono il figlio di UEA, sì, sei il figlio di Thuram e sei il figlio di UEA. Se noi a Napoli abbiamo Diego Junior, che se è il figlio di Maradona, sicuramente, però non è mica Maradona, è la stessa cosa, non è né Thuram né UEA, per amor di Dio. Possono esserci caratteristiche uguali ai padri, tutto quello che volete, però poi mettere un'etichetta a questi calciatori, figlio di, già a 20 anni, appena esci, che devi comunque guadagnarti, tra virgolette, la pagnotta e la fama di essere un calciatore affidabile e forte, secondo me è controproducente per il calciatore stesso. Perché mettergli un'etichetta che poi può pesare sul groppone di un ragazzo 20-25 che sia, secondo me fa male al calciatore in primis. Io faccio sempre lo stesso esempio. Rafael Leao. Leao è uno degli esterni più forti in Europa e non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Solo che Leao, se prendiamo il paio di mesi dal mondiale fino ad arrivare a febbraio, Leao è stato un altro calciatore, sia al mondiale sia al Milan. Perché? Perché c'era il rinnovo in ballo, non si sapeva se rinnovava, voglio 7, voglio 9, voglio 10, eccetera, eccetera. E poi è stato messo su un piedistallo e etichettato come un calciatore fortissimo, che è una cosa che può far bene, secondo me, a un giocatore che è già in quel processo di affermazione quasi totale, ma secondo me a calciatori anche come Kvaratskhelia, stesso esempio, Quaradona, tutti i soprannomi, sì, Kvaratskhelia, io sono tifoso del Napoli, Kvaratskhelia è un calciatore stratosferico, come non se ne sono visti negli ultimi anni, però etichettarlo adesso, mettergli pesi sul groppone che al limite possono diminuire le prestazioni e far sì che il calciatore abbia un'involuzione, allora no, perché è quello che succede. È quello che succede perché parliamo di ragazzi di 20 anni, che caratterialmente c'è il ragazzo che si deve sentire la prima donna per rendere al meglio, ma ci sono anche ragazzi di 20 anni che, come li fai sentire un po' più importanti, comunque perdono di lucidità e ti diminuiscono di prestazioni, intenzioni, concentrazione, eccetera, eccetera. Quindi il Napoli ad oggi è stato già bannato come la società dalla quale fuggono tutti quanti. Kim se n'è andato, Giuntoli se n'è andato, Spalletti a fine campionato. Se la vogliamo mettere così, se siete contenti voi
vi piace girare intorno a queste notizie in questo modo, a me mi sta benissimo, perché risultati alla mano, noi siamo stati messi anche dal sottoscritto, attenzione, siamo stati messi dal sottoscritto in primis e dalla stampa lo scorso agosto in tutte le griglie, eravamo quinti, sesti, forse non riuscivamo nemmeno a raggiungere l'Europa, ovviamente date tutte le cessioni che ci sono state. Morale della favola, vinciamo lo scudetto e giochiamo una Champions da paura. Quindi continuiamo così, perché porta bene a Napoli e a tutti i napoletani. Quindi faccio solo questo video per farvi aprire gli occhi e non incappare in notizie che poi vengono scritte apposta per non per depistare, ma per declassare una società, per far sì che si creano quelle non quelle incomprensioni, ma si vanno a creare quelle situazioni che poi vanno a influire nel giudizio dei tifosi stessi della squadra in questione. Ecco, quindi il mio appello va a tutti i tifosi del Napoli, ragazzi, ricercate le notizie per conto vostro, non appellatevi alla prima notizia che vi esce sui social e l'andate a leggere e la date per buona. Cercate sempre una controprova, una controrisposta, perché al giorno d'oggi i titoloni vengono messi minuto per minuto, e se dobbiamo appellarci, se io dovessi appellarmi a tutte le notizie che sono uscite da stamattina, ieri avevamo preso Milinkovic Savic, oggi non prendiamo più Lenormand o Gilman eccetera eccetera, ma al limite è uscita la notizia Napoli interessata a un TT. Può darsi che ci sia l'interessamento, ma prima di parlare e dire qualcosa andiamo sempre a ricercare controprove e non ufficialità, ma fonti che possono essere un tantino più veritiere di quanto ne sono altre. Tutto qua, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ci vediamo nel prossimo video e sempre Forza Napoli. Ciao.